Buonasera telespettatori. La crisi non è rientrata. L'Italia, il mondo intero, è in ostaggio di una situazione senza precedenti. Il caso di Antonio Mancini, 65enne romano e noto assicuratore che, inspiegabilmente e contro ogni legge della biologia, si trova in stato di gravidanza. Non è più una notizia, è un dilemma etico e sociale che minaccia di frantumare ogni fondamento della nostra civiltà. E il silenzio di Mancini, il suo rifiuto di confrontarsi, alimenta l'ipotesi che ci sia molto più di un mero fenomeno biologico. La nostra inchiesta ha messo in luce la linea inflessibile della nostra stimata giornalista Ida Mazzi, che ha definito questo evento come un crimine contro l'identità biologica. La Mazzi sostiene che Mancini non stia solo partorendo un figlio, ma stia partorendo un precedente legale e morale distruttivo. In un'età che dovrebbe essere dedicata alla saggezza, alla trasmissione dell'eredità, Mancini sceglie l'autoreclusione e la procreazione innaturale. Dietro questa gravidanza c'è un profondo disturbo narcisistico, un desiderio patologico di essere al centro dell'attenzione globale. Il bambino sarà un figlio o una protesi emotiva che serve a colmare un vuoto esistenziale cattivo, un oggetto di studio, un ragazzo alla verità ricercate le implicazioni immediate di Mancini, per proteggere il nascituro da un ambiente di gestazione e di crescita totalmente inadatto e legalmente sostenibile. Questo è il concetto del caos e Mancini non è una vittima, è uno strumento nelle mani di chi vuole annientare i diritti fondamentali della vita. La Chiesa chiede chiarezza, che si faccia un esorcismo, che si indaghi sulla presenza di influenze oscurenti in come ha giustamente sottolineato la nostra opinionista, Ida Mazzi, qui non c'è gioia, c'è solo l'eco di un peccato capitale. Le implicazioni mediche sono spaventose. Un corpo maschile non è progettato per il parto. Rischi di emorragia catastrofica, di infezioni fulminanti. Se Mancini dovesse soccombere, chi sarebbe responsabile? E cosa accadrebbe al feto se subisse un danno cerebrale a causa di un travaglio non assistito? La sicurezza nazionale è a rischio. La piazza è in subbuglio. Si scontrano estremisti pro natura e fanatici del progresso biologico. Il governo deve agire con polso. Dobbiamo inviare un messaggio chiaro. La legge di natura è superiore alla legge dell'uomo. Non possiamo permettere che un singolo individuo, per motivi oscuri e forse egoistici, distrugga la coesione sociale. Le forze dell'ordine e il team medico specializzato opereranno e a mettere sotto osservazione Mancini fino al momento del parto. L'obiettivo è duplice: salvaguardare la vita del nascituro e custodire la prova biologica prima che il corpo di Antonio Mancini, il noto assicuratore, possa compromettere l'integrità del campione. Non sarà un parto assistito, ma un prelievo forzato a è stata dichiarata zona rossa a rischio biologico 4 e già nei prossimi giorni verrà messa sotto controllo. È una malattia biologica. È il momento di confini contro l'ignoto e il forse. Il signor Mancini, assicuratore di 65 anni, deve essere prelevato e messo in custodia protettiva per il bene pubblico. Che farsa! Mancini è un uomo, un professionista nel mondo delle assicurazioni. Se vuole essere madre è una sua scelta. Ma non possiamo ignorare l'ironia amara. Nel momento in cui un uomo reclama il ruolo biologico femminile per eccellenza, la società lo condanna con la massima veemenza. La stampa, guidata dalla disdetta della Mazzi, sta usando questo corpo come palcoscenico per un dibattito reazionario. La nostra redazione ha tentato di contattare ogni persona che conoscesse Mancini. Vecchi amici, colleghi, tutti hanno chiuso la porta. C'è un muro di omertà attorno a questo caso. Chi sta proteggendo Mancini? Chi ha finanziato questa operazione? Dobbiamo ipotizzare un intervento di un'organizzazione scientifica clandestina. Mancini è la punta dell'iceberg. Noi, grazie al nostro impegno, sveleremo ogni modo. Ultima ora, il popolo ha deciso di insorgere nella casa. Il bambino non deve nascere. Le autorità hanno stabilito che la gravidanza deve essere interrotta. La vita dell'essere in gestazione non è considerata conforme ai parametri fisiologici. Una decisione necessaria. Una scelta di protezione collettiva. Ogni gene dovrà essere analizzato al microscopio in cerca di aberrazioni strutturali, mutazioni ereditabili o tracce di manipolazione biotecnologica non dichiarata, per misurare la densità ossea, la funzionalità degli organi, la risposta immunitaria. Dobbiamo confrontare ogni parametro, evidenziare ogni scostamento, ogni elemento di deviazione che lo differenzia dalla nostra specie.
E non dimentichiamo il versante psicologico. Questo non è un bambino, è il prodotto di un'ossessione narcisistica. Sarà, per definizione, un mostro emotivo. Il protocollo di osservazione neurologica dovrà essere invasivo. Dobbiamo mappare ogni sinapsi, ogni reazione, ogni stimolo. La gestazione maschile avrà alterato la sua percezione della realtà, il suo senso di sé e il suo rapporto con l'autorità. Ogni movimento, ogni vocalizzazione dovrà essere registrato e analizzato per rilevare segni di aggressività o di disumanizzazione precoce. Non avrà una madre. Sarà un essere distorto fin dalla culla. La proposta della Mazzi è necessaria. Non possiamo lasciare che questo essere, un'anomalia biologica, cresca liberamente. Deve essere trattato non come un figlio, ma come la prova di un disastro scientifico. La sua esistenza è una minaccia alla nostra definizione di umanità. La condanna è unanime. Il nascituro, definito ormai apertamente come il mostro di Mancini, dovrà essere isolato e studiato. Dunque, l'assedio Antonio Mancini continua. E in questo momento di profonda unità nazionale, la lezione è chiara. L'intera nazione, il mondo libero, si è espresso. Non ci sono più fazioni. Non c'è più dubbio. Il futuro del bambino è già stato deciso dalla collettività. La democrazia funziona meglio quando si ascolta la voce di tutti. E in questo caso, la voce di tutti è una sola. Questa voce deve essere contenuta. Il bene della collettività è la sicurezza è emessa. Seguiteci per gli sviluppi sull'intervento coatto. Le forze dell'ordine e il team medico specializzato, operando sotto mandato parlamentare urgente. Il bambino di Antonio Mancini non deve nascere. Il popolo è unito. Il popolo ha parlato. La democrazia funziona meglio quando si ascolta la voce di tutti. Dreams are passing by. Shake your body, shake it left and